Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Wow! Come potete notare dal nostro vlog alle 5 Terre, l'esclamazione wow è davvero molto usata in italiano, soprattutto nell'italiano colloquiale e soprattutto per esprimere entusiasmo, sorpresa, meraviglia. Nella lingua di Dante ci sono molti metodi alternativi per esprimere le stesse emozioni. E io cosa ci faccio qui? Beh, perché in questo video vedremo proprio tutte queste alternative all'esclamazione wow! Anna Grazia! Anna Grazia! Ma dov'è? Quando ho bisogno di lei non c'è mai. Ah, eccoti, ho bisogno di te per gli esempi. Scusami, stavo studiando spagnolo. Wow, questa volta mi hai stupita. Ma sì, con italki, lo sponsor di questo video, è facilissimo. Con 19 ore di lezioni su italki posso imparare quello che imparerei in un semestre all'università. Genial, no? Beh, sì, direi di sì. Posso imparare con insegnanti qualificati in qualsiasi giorno e in qualsiasi luogo, perché è tutto online. Io posso scegliere l'insegnante che preferisco, in base agli orari, in base alle recensioni e in base al prezzo. Por supuesto. Incredibile! Pensa che posso fare anche una lezione di prova iniziale per capire se mi trovo bene con l'insegnante, se l'insegnante fa il caso mio. Ma sai qual è la cosa che apprezzo di più? No? Non c'è un abbonamento. Pago solo se faccio le lezioni. Adesso mi sto concentrando sulla conversazione, come si può vedere. Ma è anche possibile concentrarsi sul lessico del business, sulla preparazione per i test e molto altro. Ma aspetta, tu queste cose le sai già? Beh, ma tu insegni già su italki, perché mi hai fatto ripetere tutte queste cose se le sai già? Perché erano informazioni molto utili per i lernamici. Se anche voi volete cominciare a imparare o a migliorare una lingua straniera online, potete iscrivervi su italki gratuitamente utilizzando il link che vi lascio in descrizione. Inoltre, se state imparando l'italiano, vi ricordo che potete prenotare lezioni su italki direttamente con me. Ver para creer. Non ve ne pentirete. Cominciamo subito con la prima, che è pazzesco. Questo simpatico aggettivo deriva dalla parola pazzo. Però il significato si discosta un po' da quello di pazzo. Infatti esclamiamo pazzesco quando ci troviamo di fronte a cose o situazioni che ci sembrano surreali, assurde, incredibili, folli, sia che ci sorprendano in senso positivo, sia che ci sorprendano in senso negativo. Per il primo compleanno del figlio hanno preparato dei fuochi d'artificio tutti colorati. Pazzesco! Pazzesco! Hai mangiato la pizza margherita pur essendo intollerante al lattosio? È normale che tu ora non ti senta bene. Non ci credo! Incredibile! Queste esclamazioni sono utilizzate quando non si riesce a credere ai propri occhi o alle proprie orecchie. Ciò che vediamo o sentiamo è talmente impensabile da non sembrare vero.
E in questi casi possiamo trasmettere, possiamo comunicare quello che proviamo grazie a queste due esclamazioni totalmente intercambiabili. Ho un colloquio di lavoro con una delle migliori compagnie di tecnologia del paese. Non mi aspettavo di farcela, è incredibile! Non ci credo! Tommaso ha davvero affrontato la sua paura delle vertigini facendo un volo guidato in paracadute? Che bello! Potrebbe sembrare un'esclamazione un po' banale, ma in realtà è una delle esclamazioni più naturali e utilizzate nella lingua di tutti i giorni, per esprimere meraviglia, stupore. Quindi non poteva mancare in questa lista. La usiamo quando la sensazione di meraviglia è accompagnata da contentezza, esultanza, quindi in generale la utilizziamo per cose positive. No, Graziana, hai davvero organizzato un pomeriggio di shopping solo per noi due? Ma che bello! Pensavo che non ti prendessi mai una pausa. Non mi dire! Si usa questa espressione per comunicare stupore. In particolare stupore nei confronti di una notizia o di un racconto inaspettati che ci colgono di sorpresa. Può essere utilizzata sia in riferimento a cose, a notizie positive, sia negative. Attenzione, va detta direttamente alla persona che ci ha raccontato l'accaduto, che ci ha dato la notizia. Infatti l'esclamazione non è altro che un imperativo negativo di seconda persona singolare. Quindi se dobbiamo dirla direttamente all'interlocutore, significa che la si usa per cose che ascoltiamo e non la possiamo utilizzare quindi per esprimere generale stupore. Se vediamo una cosa bella, un bel paesaggio per esempio, se di fronte a me c'è un bel paesaggio, posso esclamare wow! Posso esclamare pazzesco, che bello, ma non mi dire. Ha deciso di licenziarsi e di girare il mondo? Non mi dire, pensavo che non l'avrebbe mai fatto. Sono senza parole. A volte assistiamo a delle scene talmente stupide o insensate o surreali in senso negativo da lasciarci senza parole. Altre volte invece possiamo raggiungere lo stesso effetto per cose belle, a causa di un regalo inaspettato, di un bel gesto. In questi casi, quindi quando l'emozione, positiva o negativa che sia, è talmente forte da non lasciarci formulare una frase sensata, possiamo esprimere la nostra gratitudine, la nostra gioia, il nostro disprezzo con questa bellissima esclamazione. Sono senza parole. Il tuo regalo è il più bello che mi sia mai stato fatto. Dici sul serio? Veramente? Adoperiamo una di queste due espressioni interrogative per esprimere incredulità, sbalordimento di fronte a una situazione incredibile. Sono chiaramente delle domande retoriche di cui già conosciamo la risposta, e cioè sì. Anche in questo caso ci rivolgiamo direttamente al nostro interlocutore. Dici sul serio? Hai vinto un viaggio a Ibiza dopo aver partecipato a quel programma televisivo? Ma che fortuna! Oh! Sono scioccata! L'aggettivo scioccato, un po' italianizzato,
viene in realtà dal nome inglese shock, largamente utilizzato anche nella lingua italiana, per esempio sono sotto shock. Cosa si intende però per shock? Infatti si fa riferimento a uno stimolo emotivo intenso, a volte anche violento, che provoca una grande impressione improvvisa. Quindi utilizziamo questo aggettivo per esprimere una sensazione di forte stupore, meraviglia, per una cosa che mai ci saremmo aspettati e che quindi ci ha provocato uno shock. Sono scioccata dal finale di questo giallo. Non avrei mai immaginato che l'assassino fosse l'aiutante del detective. Niente meno. Di fronte a una notizia o a una scena sbalorditiva che abbiamo appena visto, ascoltato o letto, per manifestare la nostra meraviglia possiamo dire semplicemente niente meno. Tuo figlio ha vinto 3 medaglie a nuoto? Niente meno. Diventerà il prossimo Gregorio Paltrinieri? Toh! Sì, avete capito bene, solo questo suono, questa piccola parolina. Toh! In realtà si tratta di una interiezione che può essere trovata scritta in questi 2 modi, quindi con l'apostrofo o con l'H. È una maniera molto naturale, ma allo stesso tempo molto utilizzata nell'italiano colloquiale, proprio per esprimere stupore, meraviglia. Ma da dove viene questa parolina strana? Ebbene, deriva dall'imperativo del verbo togliere. Togli, nel significato più antico, direttamente dal latino. Il significato di prendere. Già, interessante, no? In origine, quindi in latino, il verbo togliere significava, tra le altre cose, prendere. Infatti, oltre a utilizzare toh quando esprimiamo stupore o meraviglia, la utilizziamo anche quando vogliamo invitare qualcuno a prendere qualcosa che stiamo offrendo. Facciamo chiarezza con degli esempi. Toh! Guarda chi si vede! Ma dove sei stato tutti questi anni? Toh, prendi questa medicina e vedrai che il mal di testa ti passerà. Bene, queste erano tutte le alternative all'esclamazione inglese wow! Fatemi sapere nei commenti se nella vostra lingua esiste un'esclamazione molto piccola come toh per esprimere meraviglia e stupore. Sono molto curiosa. Se invece cercate altre sostituzioni per parole inglesi perché voi giustamente volete parlare italiano, non perdetevi il video dedicato alle alternative alla parola inglese ok. Come sempre potete trovare questo video qui in alto nella card e giù nella descrizione. Vi ricordo poi che per qualsiasi altra informazione sulla grammatica o la cultura italiana potete visitare il nostro sito learnamo.com. Vi ricordo di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram e non dimenticate di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, condividerlo con tutte le persone che volete e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Io invece vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!